Vi vogliamo raccontare questa mattina un'azienda trentina fortemente innovativa che è iWim. È venuto a raccontarcela il suo amministratore delegato che è Luca Trainotti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Ricordiamo che appunto l'azienda iWim si occupa di pesatura dinamica e i brevetti di iWim sono per esempio stati installati sul nuovo ponte di Genova, del quale si è molto parlato, ma non solo. Il brevetto si chiama Bisonte, tra l'altro. Ecco, ma facciamo un quadro generale. Di che cos'è che si occupa iWim? Cerchiamo di farlo capire ai nostri telespettatori. Assolutamente, parto dall'inizio e vado con calma perché è un prodotto assolutamente innovativo. La pesatura dinamica è un oggetto che serve per pesare i veicoli mentre sono in movimento. Sembra una cosa semplice, ma non è così. Oggi nel mondo ci sono circa 5-10 produttori di pesatura dinamica e noi siamo fra gli ultimi arrivati, ma fra i più innovativi. Pesare i veicoli in movimento è una cosa molto complessa perché? Perché innanzitutto li pesiamo fino ai 130, 140, 150 all'ora. Ma perché le dinamiche sono molto complesse. Pensi alla strada, le condizioni meteo, le condizioni del mezzo, i camion, le ruote e tutte queste variabili che naturalmente possono incidere su quello che è l'accuratezza del dato rilevato. Ecco, noi col sistema Bisonte, che è appunto il nome e il marchio del prodotto, diciamo così, dopo abbiamo varie soluzioni all'interno di questo prodotto, facciamo questo tipo di attività. Prendiamo il peso dei mezzi mentre sono in movimento. A che cos'è che serve prendere il peso dei mezzi in movimento? Ce lo ricordi? Assolutamente. Oggi il tentativo è quello naturalmente di intercettare quelli che sono i sovraccarichi, perché il problema dei mezzi pesanti fondamentalmente non sono molto i carichi. Può passare anche un mezzo con 200 tonnellate, l'importante è che abbia più di 20 assi, quindi che il carico sia ben distribuito sulla strada, mentre se naturalmente abbiamo un mezzo anche piccolo ma che eccede il carico per la quale è omologato, questo comporta dei problemi naturalmente per la sicurezza stradale, per il danneggiamento dei ponti e viadotti, e abbiamo visto cosa è successo a Genova, ma non solo a Genova, perché oggi in Italia crollano circa più di 10-15 ponti all'anno. Per fortuna a volte capita di notte, spesso non ci sono automobilisti e quindi non succedono drammi, però queste sono le statistiche. Trainotti, lei la definisco un po' è il papà, no, di Bisonte. E da dov'è che le è venuta l'idea? Guardi, in realtà uno dei padri, nel senso che l'idea ci è venuta tanti anni fa, i sistemi di pesatura dinamica in realtà non sono nuovi, esistono da decine di anni, ma naturalmente è difficile farli, è difficile fare un sistema che funzioni bene. Perché? Perché naturalmente è un sistema su strada, lei pensi siamo su autostrade, quindi devono essere sistemi molto sicuri, molto efficienti, che funzionano nel tempo e naturalmente questa è una cosa difficile. Quindi noi in realtà siamo molti padri, dico sempre ho tanti collaboratori bravissimi con degli skill molto elevati, da fisici a ingegneri elettronici a altri tipi di figure che naturalmente hanno contribuito nel corso di 7 lunghi anni per sviluppare il prodotto, perché noi abbiamo impiegato 7 anni per arrivare all'inizio della commercializzazione. Il prodotto, il sistema Bisonte, dov'è che viene proprio praticamente, fisicamente collocato? Lo installiamo a filo pavimentazione, quindi sono 2 piastre di acciaio inox. Inox, per capirci, è un acciaio con il quale vengono fatte le scalette delle piscine, quindi a contatto con acqua e cloro 24 ore su 24. È un acciaio che dura decenni, quindi acciaio inox, sotto abbiamo fibra ottica, la fibra anche è un oggetto che dura decenni se non centinaia di anni, e installiamo queste 2 piastre a filo pavimentazione in modo che il mezzo, che sia un'autovettura o un trasporto eccezionale, vi transita sopra e non si accorge di nulla. Naturalmente le mettiamo su strade, autostrade, tangenziali in Italia e anche un po' all'estero. Lo diceva lei prima, lo ricordava, mi pare diceva sono solamente una decina le aziende in tutto il mondo che si occupano di pesatura dinamica. E ci rende un po' l'idea che clienti avete, ce ne racconti qualcuno? Abbiamo detto del ponte di Genova, voi siete arrivati all'onore delle cronache anche nazionali proprio per quello che avete fatto al ponte nuovo di Genova, Certo, no?
certo, assolutamente. Beh, i nostri clienti sono clienti normalmente sempre molto importanti, quindi noi dobbiamo avere una cura maniacale, diciamo così, perché sono clienti molto esigenti. Quindi noi andiamo oggi da Autostrade per l'Italia ad ANAS, da Autostrade del Brennero a Fincantieri, a WeBuild, quindi realtà molto strutturate. Poi lavoriamo anche naturalmente per enti pubblici, province, regioni, comuni. Abbiamo installato ad esempio qui sul nostro territorio un sistema di pesatura a Enego, fra i confini fra Trentino e Veneto, proprio per monitorare gli schianti della tempesta Vaia, la tempesta che ci fu ormai penso più di 4 anni fa, e quindi con questo sistema controlliamo tutto il legname che esce e che entra da questo percorso. Quindi clienti molto particolari, e poi stiamo iniziando a vendere all'estero, abbiamo venduto in Albania, in Colombia, oggi nel sud-est asiatico, insomma, quindi siamo un'azienda tendenzialmente su una rampa di lancio per una crescita molto molto promettente. E abbiamo capito veramente in tutto il mondo. Ecco, lì lavorare al nuovo ponte di Renzo Piano com'è stato? Beh, è stato bello, emozionante, perché sia tutto l'iter di lavoro dal punto di vista della gestione della commessa, della trattativa commerciale, di tutti i requisiti che ci sono stati richiesti, perché lì il lavoro è stato molto veloce, ma questo non ha significato non mandare tutta una serie di documentazioni. Noi abbiamo mandato pacchi di documentazione per certificare che il sistema era valido. Alla fine è stata una grande soddisfazione, perché appunto con tutte le verifiche hanno scelto il nostro sistema, quindi evidentemente hanno ritenuto, tutti i vari consulenti, che il sistema era molto valido e durevole, e è stato emozionante. Noi siamo stati praticamente fra gli ultimi, perché prima hanno dovuto naturalmente pavimentare, no, non dico fare il ponte, ma l'ultimo elemento è stata la pavimentazione, e noi abbiamo lavorato gli ultimi 2 giorni, di fatto un giorno prima dell'inaugurazione. Ci renda l'idea, iWin quanti dipendenti ha e dov'è la sede? Siamo un'azienda trentina, totalmente trentina, qui locata a Trento Nord. Abbiamo 2 sedi, una più, diciamo così, degli uffici e un'altra uno stabilimento produttivo, dove noi lo chiamiamo laboratorio, perché di fatto andiamo a sensorizzare con molta attenzione quello che sono i nostri sistemi. Oggi siamo 10 dipendenti e alcuni collaboratori, quindi un'azienda estremamente agile, ma focalizzata esclusivamente su questo prodotto, su questa soluzione, la pesatura dinamica. Noi copriamo un po' tutto il range, da quello che è la produzione, quindi compriamo l'acciaio, compriamo la fibra, ma sensorizziamo direttamente, fino poi naturalmente all'installazione. Curiamo anche il software, abbiamo quindi un dipartimento interno che sviluppa tutta l'interfaccia, perché oltre al peso, io non lo dico mai perché sembra un po', ma noi raccogliamo tantissimi dati, ogni transito per noi sono centinaia di dati, dalla velocità al numero degli assi, alle ruote se sono singole, se sono gemelle, insomma quando passa un mezzo riusciamo a fare una radiografia molto completa. Ecco. Immagino che da voi lavoreranno tutti ingegneri e fisici o no? Sì, diciamo che abbiamo uno skill molto elevato, siamo quasi tutti laureati oggi, no? Quindi ingegneri, fisici, altre professioni, poi naturalmente c'è anche tutta la forza commerciale, amministrazione, la forza estero, no? Però sicuramente lo skill è molto elevato, sì, anche perché dobbiamo ragionare con clienti molto particolari, quindi naturalmente c'è bisogno di un'attenzione, di una cura. Quando si va in autostrada, dico sempre, non è come fare un cantiere sotto casa, è una cosa molto diversa. Molto diversa. E clienti molto esigenti, immagino. Sì. E ascolti, gli sviluppi futuri di iWim e del sistema Bisonte? Allora, noi abbiamo fra i nostri obiettivi, diciamo, quello di consolidare la leadership sul mercato italiano. Sembra una parola grossa, però noi oggi possiamo dire sul mercato italiano di essere leader di mercato. Il Bisonte è conosciuto e i principali player hanno acquistato e stanno acquistando i nostri sistemi. Il nostro secondo obiettivo naturalmente è quello di andare sul mercato estero, dove è molto più difficile, ma naturalmente abbiamo la consapevolezza di avere una soluzione molto interessante, e quindi il nostro obiettivo è quello. A livello di vision, di mission aziendale, la nostra è sicuramente legata alla sicurezza stradale. Perché? Perché naturalmente riuscire a togliere anche solo qualche camion, perché poi non sono eccessivamente, non sono tantissimi quelli in sovraccarico, sono magari una piccola percentuale, però quella piccola percentuale, pensi a una situazione di pioggia e di sovraccarico, una strada in discesa e via dicendo, può naturalmente determinare una frenata, un incidente o qualche situazione, o il danneggiamento di un ponte, di un viadotto, e quindi va a danno della sicurezza stradale. Questa è un po' la nostra mission, fare sicurezza stradale e prevenzione
innovazione. L'obiettivo principale è quello di prevenire per evitare che poi i ponti crollino successivamente. Però, come ci ha raccontato, non solo camion, non solo ponti, insomma, in quello di cui si occupa IWIM, mi pare di capire. Il progetto per gli schianti di Vaia sicuramente ne è un esempio. Assolutamente, le dirò, lei ha già visto un po' l'avanguardia, stiamo sviluppando vari modelli all'interno del nostro pacchetto, diciamo così, Bisonte, abbiamo il modello certificato, abbiamo il modello omologato, ecco, noi siamo la prima azienda ad avere un sistema omologato al Ministero dello Sviluppo Economico in Italia, il primo, l'abbiamo chiamato il 50-10, poi il 90-10. In realtà stiamo sviluppando e anzi stiamo iniziando a promuovere proprio in questo periodo, soprattutto sul mercato estero, un sistema per il controllo, diciamo così, degli accessi. Un sistema che controlla gli accessi, quindi un sistema dove i mezzi viaggiano a una velocità più bassa, il sistema è molto più accurato e si riesce a controllare tutto quello che entra e esce. Pensi ad esempio a un grande cantiere che dura 5-10 anni, tipo i cantieri ferroviari, naturalmente hanno bisogno di un controllo costante di questo tipo. Ecco. Prima di salutarla le faccio una domanda, quali sono i pregi e i difetti di lavorare, di avere un'azienda del genere in Trentino? Guardi, il Trentino di solito è sempre visto come sinonimo di innovazione, quindi sicuramente da questo punto di vista per noi è un pregio, perché naturalmente è visto come un elemento caratteristico. Difetti direi non ne vedo principalmente, perché soprattutto con l'avvento del Covid e quindi la possibilità di fare call conference e quant'altro, noi siamo ormai spinti anche sull'estero, anche se di fatto siamo qui in un'area dove non ha un aeroporto, ma non è un problema oggi direi da questo punto di vista. Forse lo era qualche anno fa. Oggi i mutamenti molto repentini hanno fatto sì che, anzi, questo sia un vantaggio perché noi di fatto in 10-15 minuti andiamo tutti al lavoro e quando lo raccontiamo ai nostri colleghi di Roma, Milano, Bologna, insomma, sorridono e piegano un po' la testa. Questo è molto significativo che appunto un imprenditore molto innovativo trentino dica che di fatto, mi pare di capire, lavorare in Trentino, fare azienda in Trentino dà solamente dei pregi, questo è molto importante. Sì, l'esperienza un po' è questa, le dico, oggi noi abbiamo call conference ma quotidiane, abbiamo 2 persone che si occupano di estero veramente, dalla Romania al sud-est asiatico, adesso abbiamo un bando in Australia, no? Lì magari è un po' più difficile, ci deve alzare 2 ore prima la mattina perché c'è il fuso orario, però obiettivamente è impensabile immaginarsi di andare nel sud-est asiatico fisicamente per fare un tour, molto meglio fare tutta una serie di attività direttamente da qui e poi andare a fare il tour nel momento in cui si sono stabiliti dei rapporti e questo, essendo in Trentino, diciamo che effettivamente è anche molto comodo, non preclude nessun tipo di problema. Io ringrazio molto Luca Trainotti che è amministratore delegato di IWIM che produce Bisonte perché così è conosciuto un po' ovunque, no? Come sistema, il sistema Bisonte. Guardi, le dico una battuta così sorridiamo, l'azienda la chiamammo IWIM, sta per Weight in Motion, pesatura in movimento in inglese. A noi ci confondevano tutti con la telefonia, l'abbiamo chiamato Bisonte, non se lo dimentica più nessuno. Quindi assolutamente. Noi diciamo sempre che siamo quelli del sistema Bisonte. Quelli del sistema Bisonte. E buon lavoro e buone idee future. Va bene, grazie mille, grazie a voi dell'invito.